Un saluto dal tepore umano a tutti i terrestri in collegamento qui a Picco Serpente. Siete in diretta con Top Driver Diecast e questa è l'unica linea sicura per contattarci. Se vedete strani fenomeni in giro, allarmate le autorità e soprattutto resistenza fino alla fine! Grazie al paranoico Max Power per l'introduzione delirante, ma oggi ci aspetta l'ultimo quarto di finale del torneo più atteso dell'anno, Downhill Master Deluxe, che vede partecipare solo i migliori piloti della stagione, e andiamo subito a conoscere gli ultimi 4 con le presentazioni dell'amabile Terry Cristallo. Soprassediamo sui miei colleghi e torniamo con serietà alla sfida di oggi. La prima pilota è Emily Cartucci del team RX Force. La nipote di Roberto Creepy X parte in pole position grazie all'ottimo tempo fatto registrare durante le qualifiche con la sua Audi Evangeline. Secondo ai blocchi di partenza, sempre per il team RX Force, troviamo Zach Barondic, che guida una splendida Lamborghini Veneno con il nome Poison. Sappiamo che farà di tutto per passare alle semifinali. Andiamo avanti con la BMW del capo della polizia di Picco Serpente, Fritz Derrick. Partecipa come vincente del One Shot Special, dedicato proprio alle auto della polizia. Da buon tedesco ha chiamato la sua auto Kaiser. Parte in ultima posizione, ma con molta determinazione, la pilota del team Top Driver, Betty Boom, con la sua Lancia Delta integrale Megadeth. Una gara per soli pesi massimi, vedremo su pista chi la spunterà. Non mi resta che augurarvi buona gara e che vinca il migliore. Grazie alla nostra Terry che si è detta disposta a fare il test anti-alieno che ho appena messo a punto. Non ci provare Max, lasciala stare, non metterla in mezzo alle tue stramberie. E poi, vuoi toglierti quella schifezza che hai in testa? Ma che cosa serve? Questo è il cappello che protegge dal controllo mentale degli alieni. Ah, ne ho fatto uno anche per te, devi indossarlo assolutamente, ti sta benissimo. Ma smettila, non esistono gli alieni, ora c'è solo la gara, sigla! I want the attraction, I'm in the club. I want you to want me, 'cause I want your love, baby. Siamo tornati qui alla tenda di Top Driver e ci prepariamo all'azione. Tutti i piloti sono pronti in griglia di partenza. Posizioni già decise, motori ruggenti e sgommate potenti. Zolfo dagli scarichi ed Evangeline è subito fuori. Poison e Betty Boom proseguono senza intoppi, ma Zach Barondic è troppo veloce e la risolve con un primo posto pazzesco. Giungono poco dopo Megadeth e Kaiser che si è liberato dell'avversario e mantengono il contatto con il pilota del team RX Force, ma subito replay immediato. La sfortunata Emily esce anzitempo e Fritz Derrick trova uno spiraglio sul rettilineo di Prato Velenoso, mentre in testa alla gara Poison fugge via come un'anguilla. Betty Boom rallenta e conserva le energie per il secondo round. Tutti i piloti oggi sono tesi, si vede dai loro sguardi. Ora davanti a sinistra Kaiser e a destra Evangeline, rispettivamente dietro di loro Megadeth e Poison. Azione, motore, propulsione. Gruppo compatto che però vede i due davanti ribaltarsi, prima Evangeline e poi Kaiser, ma rimangono in piedi e si continua come razzi si muovono, ma Fritz Derrick impatta sull'appione e Betty Boom taglia il traguardo per prima. Folgorante! Evangeline spinge la BMW che taglia il traguardo, secondo posto per il capitano, terza Emily Cartucci e ultimo un furibondo Zach Barondic che ha lasciato per strada parecchi punti. Instant replay! Davvero manovre funamboliche in questo round. Rivediamo Evangeline che va sotto sopra e con l'aiuto del compagno di squadra torna in posizione, mentre Fritz Derrick ricorda il suo passato da campione di tuffi e fa un doppio carpiato che va direttamente nella Hall of Fame delle manovre epiche di Top Driver. Sensazionale! Siamo a metà gara con guizzi spettacolari. Per gara 3 davanti a sinistra ci sarà Megadeth che finora ha collezionato 8 punti.
Alla sua destra Fitzderrick con Kaiser che con un fortunoso secondo posto sale a quota 5 punti. Alle loro spalle i due piloti della RX Force, Zach Barondic che sbuffa e si dimena al momento è a 6 punti ed Evangeline solo 2 punti per i DNF in gara 1. Ora, senza esitazione, partenza a cannone! Tutti molto vicini, ma Angeli mandi faccia sul guardrail, ancora DNF, mentre Poison dà la caccia a Megadeth, la lancia a delta integrale, pensa solo al traguardo, e arrivano di gran carriera nell'ordine Megadeth e Poison, velocità supersonica! DNF anche per Fritz Derek che controlla male la curva Marasso e il motore lo abbandona, peccato stava andando bene. Una gara ad alta velocità, tutti sono sotto i 7 secondi e la povera Emily Cartucci per rimanere attaccata al gruppo paga la mossa, forse anche per l'inesperienza in pista, ma una cosa è certa, nessuno di loro mollerà un centimetro. Nel replay che state vedendo possiamo notare il recupero di Zach Barondic che insidia alla prima posizione con uno slancio impressionante sul rettilineo finale, gli sarebbe bastato qualche metro in più, Ma sicuramente avrà la possibilità di rifarsi in questo final round. Stringete la cintura perché vi calano le brache. Davanti a sinistra con 9 punti parziali c'è Poison e al suo fianco destro Megadeth che con 13 punti parziali è quasi certa del passaggio del turno. Nelle retrovie invece Kaiser a destra con 5 punti ed Evangeline a sinistra che stagna a quota 2. Motori accesi, piede sul gas e partenza! Poison in grande spolvero semina il panico ed Evangeline raccoglie la sfida e si piazza subito dietro, mentre Megadeth e Kaiser rimangono più staccati. Niente da fare per la concorrenza e Zach Barondic taglia il traguardo. Arrivano tutti gli altri in retromarcia, Evangeline, Megadeth e Kaiser. Avete già capito chi andrà alle semifinali? Naturalmente Betty Boom con 15 punti sulla lancia a delta integrale e Zach Barondic con la sua Lamborghini Veneno che segue con i suoi 14 punti, 2 piloti imprendibili oggi. Lo possiamo rivedere anche nel replay, davvero alta intensità. Oggi ci siamo davvero divertiti qui a Picco Serpente. Se vale lo stesso per voi, mettete un like, iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ma soprattutto commentate e seguiteci sui nostri social, in descrizione trovate tutti i link ultimi. Comprate anche un rotolo di carta stagnola perché la prossima settimana farò un tutorial su come costruire in casa un cappello antialieno. Non mancate. Buonanotte e buone botte da Max Power e dall'Unione Resistenza Aliena. Ma smettila Max, spaventi gli spettatori. Intanto un grande saluto e un arrivederci alla prossima settimana con le semifinali di Downhill Master Deluxe, sempre qui a Top Driver, dove i motori non dormono mai. Adesso Max, vuoi spiegarmi cosa sta succedendo? Siamo in guerra, Stinky. Gli alieni sono già in mezzo a noi. Non sarà che hai un po' troppa paranoia? Guarda, ti spiego. Io ero là, c'ero, sono stato rapito da quegli esseri. Vogliono rimpiazzarci, altrimenti come mi spieghi la storia del robot? Ma può essere opera di chiunque. Ah. Quanti nemici ti sei fatto finora? 500? 600? Mi sembra una lista lunga, no? Benson, Nixon, Arthur Curry, tutte le persone a cui devi dare dei soldi, quel tizio a cui hai ucciso il gatto, insomma, parecchia gente. Questa è un'altra storia, questa volta è diverso. Io li vedo, maledetti mosi verdi, li vedo tutti quanti, ma non la si fa al vecchio Max Power. So già che andrà a finire male.